In questo periodo, non so se ci avete fatto caso, ma si sente spesso parlare di queste due parole, che in verità sono 4, però vabbè. Intelligenza artificiale e Unreal Engine. Intelligenza artificiale perché, come tutti sapete, c'è il rivoluzionario ChatGPT, su cui ho fatto anche un video che, se non avete ancora visto, siete delle persone orribili, e poi c'è Unreal Engine, che probabilmente avrete sentito accanto alla parola Unrecord, un gioco che deve ancora uscire ma che, a vedere dal trailer e dalla grafica ultra realistica, sembrerebbe essere una semplice registrazione magari di una bodycam. Ma adesso soffermiamoci su Unreal Engine, che sarà l'argomento principale del nostro video e ci aiuterà a capire come sia possibile ottenere una grafica così dettagliata nei videogiochi. Unreal Engine è un motore grafico sviluppato da Epic Games, creato per uno dei loro giochi. Ma partiamo dal principio. Ci troviamo nel 1993 ed esce un videogioco popolarissimo, chiamato Doom. Circa 5 anni dopo, Epic Games, che a quei tempi si chiamava Epic Mega Games, proprio dei megalomani, pubblicò Unreal, il primo gioco sviluppato con Unreal Engine, che era in sviluppo da circa 3 anni. Unreal era un FPS che aveva una grafica molto più avanzata rispetto a Doom e si concentrava sull'esplorazione, diciamo. Quindi, ora fate finta di avere sulla vostra mano Unreal Engine 1, bene, prendetela e buttatela, perché presero il codice di base e il motore di rendering e li riscrissero da zero. E da qui è nato Unreal Engine 2, dove fu implementata la fisica Ragdoll, che è una tecnologia che permette ai personaggi di un videogioco di cadere e reagire alle collisioni in modo realistico, come se fossero, appunto, come suggerisce il nome, delle bambole di pezza. Poi si andò avanti con Xbox 360 e PlayStation 3 ed è stato creato Unreal Engine 2.5, dove furono aggiunte alcune migliorie che poi furono utilizzate con Unreal Engine 3, ovvero un rendering e shading migliore, fisica applicabile ai veicoli e tante altre cose. Su Unreal Engine 3 è stata aggiunta davvero tanta roba. Ma sapete cosa viene dopo il numero 3? Il 4. Dopo Unreal Engine 3 esce Unreal Engine 4, annunciata nel 2005, uscita praticamente nel 2014 per il pubblico. Nel 2013, durante la Game Developers Conference, vengono mostrate diverse tech demo, ma poi nel 2014, tramite un abbonamento da 19 euro mensili, è possibile ottenere l'accesso ad una copia di Unreal Engine 4, ma poi nel 2015 diventa gratuita. In verità, l'ultima versione, credo, di Unreal Engine è uscita da pochissimo, ovvero il 19 agosto 2021. Sapete tutti come va a finire con Unreal Engine 4, lavorano su Fortnite, diventa famoso, fa incassare tantissimi soldi a Epic Games e il 9 dicembre 2021 esce ufficialmente Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 presenta due importanti miglioramenti, Lumen e Nenit. Vediamoli brevemente. Lumen è un sistema globale di illuminazione e riflessi che consente di ottenere un'illuminazione straordinaria in tempo reale con una precisione fantastica. Nenit è una nuova tecnologia di rendering che permette di gestire la scalabilità dei pixel e di elaborare un grande numero di poligoni, perché sì, gli oggetti sono fatti di tanti poligoni, e quindi di mostrarci i dettagli più microscopici degli oggetti. In altre parole, se c'è un modello 3D con molti poligoni, Unreal Engine 5 consente di renderizzarlo in tempo reale, senza che l'artista o lo sviluppatore debba preoccuparsi di gestire un modello complesso. Non ci sono limiti di poligoni o utilizzo della memoria mesh. Il livello di dettaglio viene impostato automaticamente da Unreal. Questo significa che quando si gioca a un videogioco e ci si allontana da un modello, come ad esempio un albero, il suo livello di dettaglio, sia la qualità, diminuisce automaticamente per ridurre il carico sulla console o sul PC. In Unreal Engine 5, per ottenere questa grafica iperrealistica, viene usata anche la tecnica della fotogrammetria. La fotogrammetria è una tecnica che consente di determinare metricamente forma e posizione di oggetti, partendo da almeno 2 fotogrammi distinti che riprendono lo stesso oggetto. Quindi, in parole povere, il gioco viene sviluppato partendo da alcune foto o riprese. Viene anche utilizzata la tecnica del path tracing, ossia un metodo di grafica computerizzata per il rendering di immagini di scene tridimensionali, in modo tale che l'illuminazione globale sia fedele alla realtà. Fondamentalmente l'algoritmo sta integrando su tutto l'illuminamento che arriva a un singolo punto sulla superficie di un oggetto. Questo illuminamento viene quindi ridotto da una funzione di riflessione della superficie per determinare quanto di esso andrà verso il punto di vista della telecamera, che ovviamente, come potete immaginare, è molto pesante da elaborare. Ora immagino le vostre domande: perché si vedono prodotti realistici solo adesso? Intanto, negli ultimi anni i nostri componenti hardware sono andati ad avanzare, ma si parla di Unreal Engine 5 perché, come detto prima, offre una serie di tecnologie avanzate che consentono di ottenere un livello di dettaglio e realismo mai visto prima.
Perché si continua ad usare Unity, altro motore grafico? La scelta del motore di gioco dipende da molti fattori. Ad esempio, usano 2 linguaggi di programmazione differenti, ma altri fattori da considerare potrebbero essere la disponibilità delle risorse e la compatibilità con le diverse piattaforme. Unity è popolare per la sua facilità d'uso e la sua vasta gamma di risorse disponibili per gli sviluppatori. Vi faccio un esempio banale. Avete presente Fortnite? Bene, Unreal Engine deve esportare 2 giochi differenti. Uno verrà caricato sui server e l'altro è quello che avete voi sulla vostra console. Per fare un videogioco multiplayer su server dedicato, ossia un PC dove più PC si collegano per scambiare informazioni tra di loro, detto in parole povere, serve fare una procedura lunghissima, cioè bisogna scaricarlo da GitHub, quindi perdere tempo a scaricare 20 GB, prendere il codice di Unreal Engine, modificarlo per aggiungere l'esportazione e buildarlo. E sapete quanto ci vuole a buildare un engine? Io no, quindi l'ho chiesto a Introl. Lui con una CPU Intel i7 di nona generazione per buildarlo ci ha messo 9 ore. Ma mica passate queste 9 ore ed è finita lì. Ogni versione che esce dovete rifare tutto. Non vi preoccupate che non ci ho capito niente neanche io. Mentre su Unity semplicemente fa tutto lui, vi dovete preoccupare solo della programmazione. Vista la realisticità di ciò che stiamo vedendo con Unreal Engine 5, dobbiamo preoccuparci per le nostre console? Non proprio, nel senso che anche se i giochi stanno diventando sempre più realistici, i produttori di console progetteranno ovviamente hardware sempre più potenti per poterli supportare. Inoltre, Unreal Engine 5 è progettato per supportare una vasta gamma di hardware. Ma adesso torniamo ad Unrecord, il videogioco che sta sconvolgendo il web ancora prima di uscire. Sarà un FPS game in cui noi saremo un poliziotto e vedremo dalla sua prospettiva in prima persona. A vedere dal trailer sembra davvero di guardare una ripresa fatta con una videocamera o comunque dalle bodycam che hanno i poliziotti in America, ad esempio. Davvero non riesco più a distinguere la realtà da questo. Forse l'unico momento in cui si potrebbe capire che è un gioco è quando è fermo, perché con le immagini in movimento davvero sembra una registrazione. Al momento non abbiamo altre informazioni al riguardo, ma spero il gioco esca il più possibile. Gattetto! Se volete che io approfondisca in un unico video solo su Unrecord, fatemelo sapere nei commenti. E ovviamente ringrazio Introl per avermi fornito tutti i termini tecnici che io non sapevo, cioè alcune cose non le ho capite neanche io, ragazzi, non vi preoccupate se non avete capito. Però spero la spiegazione sia stata abbastanza chiara. Ecco perché Unreal Engine 5 ci fornisce questa grafica così dettagliata. Magari se volete che io approfondisca meglio me lo dite, faccio un altro video. E niente, per questa volta era tutto.